Il nuovo ordine mondiale, fine dei giochi. Premessa: non fidatevi delle traduzioni automatiche. Il sistema è in grado di tradurre il contrario, come in questo caso. La fine del nuovo ordine mondiale anziché il nuovo ordine mondiale fine dei giochi. Quanto segue è la traduzione dell'articolo dell'8 giugno 2025 di Todd Hyen, PhD, è uno psicoterapeuta iscritto all'albo che esercita a Toronto, Ontario, Canada. Ha conseguito un dottorato di ricerca in psicoterapia della profondità e un master in studi sulla coscienza. È specializzato in psicologia junghiana e archetipica. Todd scrive anche per la sua rivista Substract. Immagina che sia la fine del 2025 e tu sei al supermercato, ma il tuo portafoglio digitale sta facendo i capricci. Transazione negata, hai messo in dubbio il mandato climatico su X, la tua punizione? Niente cavolo nero biologico per te, negazionista della scienza, teorico della cospirazione. Benvenuti nel sogno febbrile del nuovo ordine mondiale, dove l'autonomia è obsoleta come una videocassetta. Abbiamo gridato tutti nel vuoto contro il circo globalista dal 2022. Da allora abbiamo affrontato questo caos geopolitico attraverso le guerre commerciali, l'ossessione per le CBDC, le valute digitali della banca centrale, le guerre in Europa e in Medio Oriente, la minaccia di ulteriori episodi di truffa, il tutto contribuendo alla presa di potere nel 2025 che farà ingelosire i romanzieri distopici. Ma non beviamo il Kool-Aid, è un marchio di bevande in polvere di proprietà della Kraft Heinz. Questo articolo smonta il manuale del nuovo ordine mondiale, ne svela i trucchi psicologici e vi fornisce un kit di strumenti per rimanere liberi. Pronti a superare in astuzia i padroni? Andiamo! Se il 2024 fosse un film, sarebbe un thriller geopolitico con troppi colpi di scena. Le elezioni hanno travolto l'Africa, le Americhe e oltre, capovolgendo le alleanze come frittelle. I populisti sono cresciuti in Europa, i nazionalisti si sono fatti notare in Asia e le elezioni statunitensi hanno fatto sì che tutti stringessero nelle mani popcorn, come al cinema. Nel frattempo le tensioni tra Stati Uniti e Cina covavano. La Russia ha giocato a fare lo zar dell'energia e il World Economic Forum continuava a tessere le lodi della resilienza globale. Il Fondo Monetario Internazionale segnala che le restrizioni commerciali sono triplicate dal 2019, frammentando il mondo in feudi economici. Il dollaro statunitense domina ancora, oltre l'80% dei finanziamenti commerciali, ma l'ECNI, la valuta digitale cinese, si sta pavoneggiando sul palcoscenico e le sanzioni stanno spingendo i paesi ad ignorare lo SWIFT, il sistema bancario internazionale, come se fosse un match di Tinder andato male. Non è solo caos, è guerra psicologica. I continui sconvolgimenti, i prezzi dei prodotti alimentari saliranno alle stelle, i confini saranno bloccati, ti tengono nervoso, pronto ad aggrapparti a qualsiasi ancora di salvezza stabile, ma si tratta di un guinzaglio globalista. Il nuovo ordine mondiale si nutre di questa paura, sventolando soluzioni sovranazionali come il patto per il futuro delle Nazioni Unite o il grande reset del World Economic Forum come unica speranza per l'umanità. È un classico trucco, spaventare la gente a morte e poi offrire un salvatore. Ehi, siamo più intelligenti di tutto questo, eh? Scava e cerca fonti alternative come il Kingston Report o of Guardian, metti in discussione ogni titolo e difendi la governance locale contro i sogni irrealizzabili di Davos. Il nuovo ordine mondiale ti vuole scosso, resta attento e sovrano invece. Nel 2024 il commercio era meno mercato globale e più simile a Hunger Games con dazi aggiuntivi. Gli Stati Uniti hanno martellato la Cina con divieti tecnologici, l'Europa Unita ha raddoppiato il protezionismo e le catene di approvvigionamento hanno ceduto sotto i cambiamenti energetici post-Ucraina. La Russia, ora la stazione di servizio del mondo, ha rafforzato la sua presa sui minerali essenziali, mentre l'inflazione ha portato la gente a razionare il caffè. Le dispute commerciali tra Canada e Stati Uniti sul legame non hanno aiutato, mentre i paesi in via di sviluppo si sono affannati per accaparrarsi gli scarti e i paesi ricchi accumulavano risorse. Queste controversie non riguardano solo i soldi, riguardano il controllo.
Psicologicamente la sofferenza economica è una macchina di conformità. Quando il tuo conto in banca piange e gli scaffali sono vuoti, è più probabile che tu acconsenta alle promesse di un reddito di cittadinanza universale o di tessere annonarie digitali, con tanto di clausole scritte in piccolo che recitano o obbedisci o muori di fame. Tu ed io, invece, vediamo il gioco. Le guerre commerciali sono una caratteristica, non un bug, progettate per incanalare il potere verso le elite globali rendendoci dipendenti. Ricordate il caos della catena di approvvigionamento del 2022? È tornato e indossa una nuova veste. Dobbiamo reagire puntando sul locale. Andate ai mercati agricoli, barattate le uova con il vostro vicino e dite agli zar del commercio globale di andarsene. La vostra autonomia vale più dei loro gadget importati. Ora parliamo delle valute digitali delle banche centrali o le nuove catene scintillanti del nuovo ordine mondiale. A metà del 2024, 134 paesi che coprivano il 98% del PIL globale erano immersi nella febbre delle valute digitali delle banche centrali. L'ICNI cinese ha totalizzato 986 miliardi di dollari in transizioni, pagando di tutto, dalle tasse scolastiche alle spese ospedaliere. L'euro digitale dell'Europa Unita è previsto per il 2025. Brasile e India hanno guidato progetti pilota e persino le Bahamas hanno un dollaro di sabbia digitale. Sembra progresso, vero? No. Si tratta di strozzature digitali. Il denaro programmabile permette ai governi di fare i dittatori con il tuo portafoglio. Compra beni approvati, va bene, finanzia una protesta, niente da fare. Il post di X lo definiscono un incubo totalitario e hanno perfettamente ragione. La Cina sta già collegando i pagamenti al credito sociale e l'Atlantic Council sorride compiaciuto parlando di gestione della privacy. Significa incendiamola. L'esca psicologica è insidiosa. Le valute digitali delle banche centrali normalizzano la sorveglianza, tubando. Niente da nascondere, niente da temere, finché non ti accontenti che il grande fratello controlli il tuo budget per i frullati. Peggio ancora, rendono il denaro un privilegio, non un diritto, vincolando i tuoi acquisti al rispetto delle normative. Immagina un mondo in cui il tuo stato vaccinale determina il tuo budget per la spesa. Il congelamento delle banche in Canada nel 2022 ne è stato un'anteprima. Raccontamelo, l'ho sperimentato in prima persona. Non cascare nell'esca digitale. Limitatevi al contante, immergetevi in criptovalute decentralizzate come Bitcoin o Monero e mantenete le vostre transazioni fuori dalla rete. Il nuovo ordine mondiale vuole che il vostro portafoglio sia cablato. Tagliate i fili e rimanete liberi. Naturalmente lo sappiamo già tutti. Canalizziamo Carl Jung per un minuto perché il fine ultimo del nuovo ordine mondiale è un assalto totale alla vostra psiche. Caos geopolitico, guerre commerciali e le valute digitali delle banche centrali sono un triplice colpo al vostro io interiore. La paura dell'instabilità globale uccide il pensiero critico. Pensate al panico pandemico del 2020, ma sotto steroidi. La disperazione economica genera conformismo. Quando siete al verde è meno probabile che facciate ondeggiare le acque. Il denaro digitale impone il rispetto, trasformando il dissenso in una condanna a morte finanziaria. Insieme sono una gabbia psicologica progettata per rendervi un docile ingranaggio della macchina globalista. Prendiamo il sistema di credito sociale cinese, dove un punteggio basso significa niente biglietto del treno, o la repressione di camionisti in Canada nel 2022, dove i conti bancari sono stati congelati per aver sventolato la bandiera sbagliata. Questi non sono difetti, sono progetti. Il nuovo ordine mondiale vi vuole spaventati, dipendenti e silenziosi, la vostra autonomia scambiata per una pacca sulla spalla. Credo che la maggior parte di voi che leggete questo sia un po' diversa. Riprendiamoci la nostra psiche con la consapevolezza per rimanere con i piedi per terra, il pensiero critico per scovare le menzogne e la comunità per combattere la trappola della solitudine. Formate un club del libro, avviate una cooperativa di giardinaggio o semplicemente chiacchierate con un vicino che capisce. Il nuovo ordine mondiale prospera nell'isolamento, voi prosperate nella connessione.
Quindi cosa ci riserva il 2025 e il 2026? Se le tendenze del 2024 sono un indizio, preparatevi alle identità digitali, alle economie controllate dalle valute digitali delle banche centrali e alle barriere commerciali che rendono l'autosufficienza una favola. Il fine ultimo del nuovo ordine mondiale è un mondo in cui ogni tua mossa è tracciata, i tuoi soldi sono al guinzaglio e il dissenso è un pezzo da museo. Ma le megere, noi dissidenti, non fingono di essere morte. Ecco il tuo piano di battaglia per il 2025. 1. Resta informato, abbandona il rumore mainstream e scegli The Kingston Report, of Guardian, The Corbett Report o le opinioni crude di X. La verità è il tuo superpotere. 2. Proteggi la privacy, accumula denaro, usa app crittografate come Signal e adotta criptovalute che non si inchinano alle banche. I tuoi dati non sono il loro giocattolo. 3. Costruisci una comunità, crea reti locali per barattare, supportare o semplicemente lamentarti del World Economic Forum. Le megere sono una tribù, non un gregge o una mandria. 4. Parla. Condividi le tue opinioni, che si tratti di un post sul blog o di un meme sarcastico. Ogni voce incrina la narrazione. La presa di potere del nuovo ordine mondiale nel 2025 non è una cospirazione, è un'insegna al neon che lampeggia con la scritta controllo. Cambiamenti geopolitici, controversie commerciali e valute digitali delle banche centrali sono l'impalcatura costruita sulla tua paura e sulla tua resa. Ma sei una megera, non una pecora. Vedi attraverso il fumo psicologico e non sei qui per applaudire le tue catene. Il nuovo ordine mondiale punta sulla conformità, quindi punta sulla sfida. Sii saldo, pensa in modo critico e nel 2025 riprenditi la tua libertà. La fine dei giochi si avvicina, ma le megere scrivono le regole.